Ciao ragazzi, mi chiamo Michelangelo Mammoliti, sono lo chef della Madernassa di Guarene nel Roero. Mi trovo qui a Riserva San Massimo per proporvi un risotto che prende il nome di Profumo a base vegetale. Allora, gli ingredienti per comporre questo risotto sono un olio aromatizzato allo scalogno, vino bianco, in questo caso uso un'Altalanga, parmigiano reggiano, burro, riso carnaroli di Riserva San Massimo, un limone di Riviera, erbe e fiori selvatici. È un pesto che realizzo con diversi tipi di erbe. Potete realizzare il vostro pesto con tutte le erbe commestibili che avete a disposizione. In Riserva San Massimo ho anche trovato delle erbe che compongono il mio pesto, quindi del crescione d'acqua e delle ortiche. Realizzare il pesto è semplicissimo, dovete solo sbianchire all'interno di acqua abbondante salata le vostre erbe, raffreddarle in acqua e ghiaccio e addizionarle all'olio extravergine di oliva e frullarlo per 10 minuti. Ok ragazzi, cominciamo, quindi mettiamo la nostra pentola sul fuoco. Abbiamo fatto in precedenza un brodo con sedano, carote e cipolla. Andiamo a mettere il pentolino sul fuoco, poi aggiungiamo il nostro scalogno e olio. A questo punto aggiungo il riso. Facciamo tostare il riso fino a quando il riso non diventa caldo. Vado a salare il riso. A questo punto andiamo a mettere il vino bianco. Facciamo evaporare tutta la parte di vino bianco che abbiamo aggiunto. Il tempo del riso lo faccio partire nel momento in cui bagno col vino bianco e questo lo cuocerò 11 minuti più 1 di riposo. Il vino bianco è evaporato e vado a bagnare con brodo caldo. Il riso deve continuare a bollire, non deve essere troppo forte e man mano andiamo ad aggiungere il brodo. Adesso vado a riaggiungere un'altra parte di sale. Quando il riso incomincia a bollire, per verificare se necessita ancora di liquido, potete verificare i bordi della pentola. Vedete le bolle che si stanno formando intorno alla pentola? Lì è proprio quando il riso ha bisogno di essere di nuovo bagnato, quindi andiamo ad aggiungere un'altra parte di liquido per terminare la cottura. Il nostro riso ha trascorso il suo tempo di cottura, quindi a questo punto andremo a mantecarlo. Burro, una buona quantità, parmigiano. A questo punto mettiamo il pesto all'interno. Ora, tecnicamente bisognerebbe far riposare il riso prima di mantecarlo. Io procedo in questa maniera perché mi serve per far abbassare la temperatura del riso, perché il pesto lo metto da freddo. Andiamo ad aggiungere le nostre zeste di limone. Questa parte ci serve per dare un po' più di acidità. Fatto questo, vado a coprire il mio riso. È trascorso il minuto e andiamo a terminare di mantecare il nostro riso. La quantità di liquido che abbiamo utilizzato era sufficiente. Il termine mantecare indica quando si va ad aggiungere all'interno del risotto una parte grassa, una materia grassa, e andiamo a incorporare aria e così si ottiene un risotto cremoso. Andiamo a impiattare il nostro risotto. Io il mio riso l'ho tenuto abbastanza denso. Andremo a disporre il nostro riso sul piatto. Quindi prendete il vostro risotto, andiamo a batterlo in modo tale da formare una superficie uniforme. Togliamo il nostro ring. Andremo ancora a battere il riso per fare una cosa più uniforme. A questo punto andiamo a mettere della polvere di barbabietola. Allora, se volete farla anche voi da casa, la barbabietola basta tagliarla a lamelle sottili e farla disidratare per un paio d'ore a 70 gradi. Dopodiché la frullate e la tenete in un luogo asciutto e con un coperchio ermetico. Terminiamo il nostro profumo con erbe e fiori. Quindi andiamo a mettere un fiore di nasturzio, dell'oxalis, un po' di egaria variegata, del rumex, geranio odoroso, e questo è il magnifico crescione che ho raccolto nella sorgente di Riserva San Massimo.
Questo è il mio risotto profumo. Buon risotto a tutti! Ciao, sono Cesare Battisti del ristorante Ratanà di Milano. Oggi siamo qui per preparare un risotto. Gli ingredienti per il nostro risotto di oggi saranno riso Carnaroli autentico, riserva San Massimo, purea di piselli e centrifugato di bacelli, scalogno, polvere di cipolla bruciata, un trancio di salmerino alpino, del limone sottosale, delle uova di salmerino fatte marinare con lo zafferano, del burro di malga, dei piselli freschi, dei germogli di bacello, delle violette e della pelle di salmerino fritta. Facciamo sudare il nostro scalogno. Togliamo il nostro scalogno, aggiungiamo il riso, facciamo tostare il riso fino a che non diventi traslucido. Quando sarà bello tostato, cominciamo a bagnare con il nostro brodo. Io sono della scuola di pensiero che il riso vada girato lentamente, accarezzato con un mestolo di legno per far sì che rilasci tutto il suo amido, specialmente questo Carnaroli che ne è molto ricco, ha una percentuale del 23% di amido molto superiore agli altri risi. Nel frattempo condiamo il nostro salmerino come se fosse un ceviche. Se volete gli date anche un leggero sapore piccante, lo lasciamo marinare proprio 10 minuti. Una delle caratteristiche mie del ristorante che ho è quella di lavorare solo i pesci d'acqua dolce. Chiaramente se voi non avete il salmerino di fonte o salmerino alpino potete utilizzare trota oppure pesci di mare, per cui pesci bianchi, branzino, orata o quello che preferite. A metà cottura possiamo cominciare ad unire la purea di piselli e il centrifugato di bacelli. Questa è stata fatta centrifugando i bacelli e facendoli ridurre con dei piselli leggermente sbollentati. Io metto le puree man mano che cuoce il riso, da metà cottura in avanti, in modo che il chicco di riso assorba la purea e non sia solo colorato all'esterno e bianco all'interno. Siamo a 3/4 di cottura, non ho più aggiunto brodo, sto finendo la cottura con la purea. Mantechiamo con pochissimo burro, spegniamo il fuoco, un pochettino di pecorino, lasciamo riposare il riso adesso 2 o 3 minuti. Intanto condiamo la nostra insalatina da mettere con del crescione raccolto qui in riserva, dei germogli di pisello, dei piselli freschi e un po' di limoni sottosale. Condiamo con pochissimo olio, un po' di sale e un po' di limone spremuto. Questa è polvere di cipolla bruciata per finire sul riso, dove darà un tocco di aromaticità. Per realizzarla è molto semplice, basta tagliare le cipolle in 4 con la pelle e metterle nel forno a 180 gradi per un'ora. La parte esterna risulterà secca e croccante e si potrà frullare con il frullatore. Adagiamo il nostro riso sul piatto, il nostro salmerino marinato, un'insalatina, assacco, la pelle del salmerino, la cipolla, le uova di salmerino marinate allo zafferano. Per fare la pelle di salmerino si sfiletta il salmerino, si toglie la pelle, si gratta bene e si mette in forno a seccare a 120 gradi per un'ora. Dopodiché si frigge velocemente e si gonfierà come le nuvole di gamberi.
Buon appetito a tutti, questo è il nostro risotto. Ciao a tutti, sono Diego Rossi della trattoria Trippa di Milano e oggi siamo qui in riserva San Massimo dove vi preparo un bel risottino con tartar di daino, vino rosso e pepe nero. Passiamo agli ingredienti. Abbiamo il filetto di daino, il battuto di daino fatto con il filetto, il parmigiano, il burro, del pepe nero, del vino rosso, preferibilmente sangiovese, e dell'aglio, del rosmarino e della salvia. Cominciamo col tostare il riso con un po' di burro, voilà. Ci mettiamo uno spicchietto d'aglio, l'aglio fresco buonissimo, non serve togliere neanche l'anima, via così. E lo facciamo sfrigolare nel burro un 20 secondi. Nel frattempo apriamo il riso, che è un riserva San Massimo, un Carnaroli autentico, voilà. Il riso lo facciamo tostare nel burro, secondo me è meglio comunque farlo tostare in un grasso perché il grasso aiuta a veicolare un po' il calore e quindi arriva in maniera un po' più dolce e più omogenea sul chicco. Il riso lo sentiamo con il dorso delle dita, quando scotta e quando è traslucido vuol dire che è tostato. Lo muoviamo bene e bagniamo col nostro vino rosso. Facciamo proprio un risotto al vino rosso, quindi bisogna bagnare in maniera abbondante con il vino. Ok, a questo punto metto già del pepe, voilà, così. Ok, adesso facciamo ritirare bene il vino. Nel frattempo abbiamo preparato un brodo fatto con le ossa del daino e gli scarti. Ci mettiamo sedano, carote, cipolla, classici, delle foglie di salvia e delle foglie di rosmarino che vanno poi a richiamare il condimento del nostro battuto. Nel caso non abbiate il daino, perché insomma non è una cosa così usuale, si può benissimo utilizzare del manzo. Il vino ha ridotto, siamo quasi asciutti praticamente in pentola. Cominciamo a bagnare col brodo. Io di solito non salo il brodo, ma salo il risotto man mano, volta per volta, in maniera da controllare la sapidità. Nel frattempo che il nostro risotto cuoce, passiamo a prepararci la battuta di daino. Pentola antiaderente sul fuoco. La andiamo a tritare e la condiamo già con sale, un filo d'olio e un filo d'olio lo mettiamo anche qui. Allo stesso modo, quindi condiamo bene come fosse una vera e propria battuta di carne, ok? Così. Mettiamo del rosmarino, così proprio a pezzi, a pezzettoni, dell'aglio, lo schiacciamo anche così tra le mani proprio, ok? Tanto è aglio fresco, profumatissimo, e qualche foglia di salvia, sempre. Ok, appena comincia a sfrigolare, anche qui, comincia a soffriggere, aggiungiamo la nostra battuta. Cerchiamo di fare una sorta di polpetta, ok? Cioè di dargli una forma in maniera che non cuocia in maniera omogenea. Ok, quindi e la mettiamo sopra proprio le verdure, così, in questo modo, molto alla buona, ok? Così. L'importante è creare reazioni di Maillard, quindi colorare la carne. Non dobbiamo cuocerla completamente, deve solamente prendere una scottata fortissima su entrambi i lati, ok? In modo che comunque prenda quel sapore di arrosto, però che rimanga cruda. È pronta, la togliamo così dal fuoco, così blocchiamo la cottura. Dentro rimane rosa. Continuiamo con la cottura del riso, voilà. Sempre poco brodo per volta. Ok, ci siamo quasi. La cottura ovviamente è un po' più lunga di un risotto normale perché, essendo un risotto al vino rosso, in ambiente acido le pareti cellulari tendono a rafforzarsi, a indurirsi, quindi ci vuole un po' di più. Lo assaggiamo. Ci siamo. Lo spostiamo dal fuoco e passiamo alla mantecatura. Ci mettiamo del burro,
e del parmigiano. Voilà, a questo punto mescoliamo e poi lasciamo riposare un attimo e ci prepariamo a impiattare. Quindi aggiungiamo un po' della nostra carne al riso. E quindi impiattiamo così. Voilà. Ci aggiungo anche dei pezzettini della nostra battuta. Poi, se ci sono delle parti di salvia croccanti, le possiamo aggiungere. Ok. E finiamo con delle foglioline di crescione. Bello piccante. Qua in riserva ce n'è parecchio. Voilà, risottino, vino rosso, battuta di daino e pepe nero. A voi!